Salve a tutti e benvenuti a questo video recensione sui caricabatterie USB d'auto. Per non fare il solito video mezzo pubblicitario sui caricabatterie di qualità che potete trovare su Amazon, ho deciso di dotarmi di uno strumento di misurazione dotato di porte USB, in modo non solo da vedere se tutti i protocolli di caricamento ad alta velocità sono funzionanti su questi dispositivi, ma anche di vedere effettivamente quanto sono validi questi caricabatterie. Come metodo di paragone ho deciso di prendere un caricabatterie molto economico della OK. Questo caricabatterie, che viene dichiarato per 3 A totali sulle due porte USB, viene fornito con la dashcam 4K che ho recensito qualche tempo fa, il cui link alla video recensione troverete in descrizione al video. Per la prova ho semplicemente collegato un cavo USB al mio telefono tramite questo misuratore. Questo caricatore, benché possa erogare anche 2 A secondo il produttore su una singola porta USB, non è mai andato oltre 1,8 A, dandoci una corrente di carica comunque elevata, ma non alta quanto mi sarei aspettato da un caricabatterie da 2 A. Questo caricabatterie, di cui non troverete il link per l'acquisto in descrizione, l'ho utilizzato come punto di riferimento di tutti quei caricabatterie un po' economici e non eccezionali che si comprano soltanto per il loro prezzo contenuto. Essendo però io una persona che punta alla qualità, un caricabatterie simile non lo terrei mai in considerazione per la mia vettura, sia perché a livello estetico sporge dalla porta accendisigari, sia perché comunque a livello di funzionalità con pochi euro di differenza possiamo avere di meglio. Quindi eccoci al test del secondo modello che proverò in questo video. Questo è un modello micro, sempre della OK, con porte di ricarica da 2,1 A, in questo caso 2,1 A che vengono garantiti su ogni porta anche quando entrambe le porte vengono utilizzate in contemporanea, e che al contrario del modello precedente ha un montaggio a filo con l'accendisigari. Quindi una volta inserito nell'accendisigari della nostra vettura sembrerà quasi integrato con la plancia invece di sporgere in maniera antiestetica. Nonostante questo modello sia più compatto, è realmente più potente rispetto al precedente. Dai test che ho effettuato, la corrente di ricarica, invece di essere limitata a 1,7 A, riesce a raggiungere effettivamente i 2 A pieni. Certo, la differenza in termini di tempo di ricarica non è entusiasmante, però considerando anche che questi 2 A vengono garantiti su ogni porta anche quando utilizzata contemporaneamente, unito al fatto che questi caricabatterie ormai vengono proposti a un prezzo estremamente contenuto, rende questo modello preferibile rispetto ai modelli più economici, sia in termini di funzionamento e tempo di ricarica, sia in termini puramente estetici. Proseguendo sulla stessa tipologia di caricabatterie, quindi caricabatterie micro a montaggio diciamo invisibile, ho deciso di provare un modello gemello ma dotato di porte di ricarica ad alta potenza. In particolare questo modello che sto recensendo della OK è dotato di una porta Quick Charge 3.0 e di una Power Delivery. Al contrario del modello precedente, quando utilizziamo le due porte in contemporanea la potenza viene limitata ai soliti 1,7 A dei caricabatterie più economici, ma al contrario del modello precedente progettato specificatamente per l'utilizzo in contemporanea delle due porte, questo nuovo modello è pensato più per un utilizzo singolo di una delle due porte. Situazione nella quale qua potete vedere per esempio un test effettuato col mio smartphone dotato di ricarica tramite Power Delivery. Effettivamente il caricabatterie, nonostante le sue dimensioni estremamente contenute, è in grado sia di negoziare una ricarica a 9 volt sia di raggiungere i 2 A di picco, il che si traduce in una ricarica rapida a 18 watt che ci permette dei tempi di ricarica ridotti tanto quanto l'alimentatore da muro Power Delivery da 18 watt. Questo personalmente è il modello che vi consiglio, vi permette di rimuovere l'accendisigari originale, è dotato di una potenza veramente notevole per le sue dimensioni e benché sia in grado di ricaricare due dispositivi a una velocità relativamente lenta ma comunque molto buona per un prodotto del genere, se utilizzato per ricaricare un dispositivo alla volta vi garantisce un tempo di ricarica estremamente breve. Per completezza inoltre ho voluto testare anche il mio caricabatterie integrato nell'autoradio. Infatti, come chi mi segue da diverso tempo ben saprà, sulla mia automobile ho montato un'autoradio smart da me realizzata e nel tempo l'ho dotata di un caricabatterie con voltmetro integrato. Questo caricabatterie, diciamo cinese e senza marca, non aveva delle recensioni sul web, quindi l'ho comprato un po' a scatola chiusa e provandolo mi sono reso conto comunque della sua qualità e della sua bontà. Dopo aver
averlo testato col mio misuratore, inoltre ho scoperto che sia per quanto riguarda la ricarica 5V a velocità standard, sia per quanto riguarda la carica Power Delivery ad alta velocità, non ha niente da invidiare ai prodotti più blasonati e ai prodotti di marca. Infatti, come potete vedere anche dal video, riesce sia a negoziare delle tensioni di ricarica più elevate rispetto ai 5V, sia comunque a ricaricare i dispositivi con una quantità di ampere sufficiente a essere paragonabile al micro caricabatterie Oki che vi ho mostrato poco fa. Ovviamente questi 3 caricabatterie, che in base alle vostre esigenze vi consiglio di acquistare per la vostra vettura, potrete acquistarli tramite link Amazon che troverete in descrizione al video. Personalmente consiglio il caricabatterie micro con 2 porte USB da 2,1A a tutti coloro che hanno la necessità di caricare contemporaneamente 2 dispositivi nella loro vettura. Consiglio invece il modello gemello dotato di porta Power Delivery e Quick Charge 3.0 a coloro che hanno un dispositivo compatibile, o semplicemente a coloro che sono interessati più a caricare velocemente un singolo dispositivo piuttosto che a caricare più dispositivi in contemporanea. E nel caso in cui vogliate come me realizzare un autoradio smart oppure integrare il caricabatterie andando a sostituire del tutto la presa accendisigari oppure andandola a posizionare in un altro punto della plancia effettuando un nuovo foro, consiglio il modello da pannello, che non ha niente da invidiare al caricabatterie Oki dotato di Quick Charge e Power Delivery, ma che anzi garantisce una potenza di ricarica ancora più elevata nel caso di dispositivi compatibili e che è perfetto anche per l'integrazione su una moto grazie al suo cappuccio che lo rende, se non impermeabile, comunque resistente agli agenti atmosferici e soprattutto alla pioggia. E con queste considerazioni si conclude il mio video recensione consigli sugli acquisti sui caricabatterie migliori che potete acquistare per la vostra autovettura. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace. Se anche voi avete acquistato uno di questi caricabatterie o magari avete trovato un altro modello più valido con funzioni diverse o semplicemente con una migliore resa estetica, lasciatemi pure un commento, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti!